E adesso parliamo invece del Fed 2024 perché ci sono molte informazioni importanti. Ringrazio ovviamente tutto il team che sta preparando un'edizione molto importante, molto anche pesante dal punto di vista della proposta, perché vabbè, lo vedrete fra poco. Allora, se abbiamo il sito, vi cominciamo a condividere alcune informazioni che sono estremamente importanti rispetto ovviamente a tutto il resto. Innanzitutto, la prima cosa che dobbiamo dirvi è che rispetto alle altre edizioni, come vedete, chi sarà a Lucca dovrà fare attenzione di venire molto prima il giovedì e di stare fino alla fine il venerdì, e ci sono dei motivi. Innanzitutto la partenza il giovedì sarà rigorosamente alle 14:30 e la partenza sarà data fra l'altro dallo speech inaugurale dato da il rappresentante di DPP che arriva dall'Inghilterra, e poi si concluderà quella giornata con la presenza di Luisella Fusco e Lorenzo Dallari della Lega di Serie A. Invece il venerdì cominceremo alle 9:10 del mattino con un meraviglioso speech che viene presentato da Beatrice Borgia sul bias nel tema dell'intelligenza artificiale. Si concluderà con una cosa che vi faremo vedere più avanti. Se scorriamo vedete che nei bottoni che ci sono nel sito potete consultare l'agenda, potete vedere gli speakers e registrarvi. Questa è davvero l'ultima settimana per registrarvi con l'Early Bird, perché altrimenti sarà possibile registrarsi direttamente anche a Lucca, ma cambieranno ovviamente le regole di ingaggio. Qui avete visto, postando praticamente il bottone, potete seguire questa diretta, ma è praticamente un doppio, e questi sono alcuni degli speaker, anzi prego Lorenzo di entrare proprio a vedere tutti gli speaker di quest'anno, che sono davvero tantissimi, lo potete consultare anche voi, sono tra i più importanti. Vedete la prima batteria, se si può chiamare così, è Alexander Kish, vicepresidente della più importante piattaforma al mondo di musica che è Vivo. Abbiamo già citato Beatrice Borgia, Marcello Doroles da parte che rappresenta Warner Bros. Discovery e Boeing, che ci parlerà dei successi e delle prossime novità. Attenzione, le prossime novità. Andrea Fabiano, carissimo amico, e Pola Povitz, che arriverà dalla Polonia per parlare ai canali Fast insieme a Mauro Panella, Cristina Sala e Valerio Motti, che vedete qua. E poi ci sono per il tema dei contenuti Massimo Righini, Valerio Fiorespino e Andrea Fabiano, l'abbiamo già notato per il tema prettamente dei contenuti. La radio, Anna Maria Genzano, ci sarà Massimiliano Montefusco, ci sarà Rosario Donato di Confindustria Radio TV. Per lo sport Matteo Pacor e invece Romano Righetti per DAZN ed Eurosport per parlare dei grandi eventi di quest'anno, che sono gli europei di calcio in Germania, che partiranno subito a giugno, e poi i giochi olimpici nel 2024 a Parigi, quindi l'Europa che celebra lo sport in maniera molto grande. Apertura di contributi che arrivano dalla Turchia attraverso Merv e TV Extra, e Wissam Bisak, che è Sibak, che arriva da Mangomolo, ed è una nuova società che ci parlerà molto appunto delle zone che riguardano il Middle East e i paesi del Golfo. La pirateria con Massimiliano Capitanio della GCOM, Pascal Metral di Nagra, con Filippo Tripodi di Mainstreaming e con Bagnoli Rossi che rappresenta la FAPAV, e tanti altri personaggi. Se Lorenzo ci apre anche l'agenda del 2024, abbiamo caricato la penultima versione, vi sembrerà folle, ma questa è la penultima versione, che come vi dicevo inizia alle 14:30 il giovedì. Ci sarà alla fine, c'era lo spazio del coffee break offerto da SES, che salutiamo e ringraziamo, i 20 anni celebrando con il Prosecco Toast con M3, e poi la sera di gala in particolare offerta da Eutelsat. Ma vorrei andare al venerdì e spiegarvi perché dovete fermarvi il venerdì, non soltanto per i temi del venerdì, ma che perché il venerdì c'è una bella notizia che mancava dal 2019. Fino al 2019, come sapete, a conclusione del Fed c'era un light lunch, un momento per rimanere, condividere e parlare anche di quella che era stata l'edizione che si è appena conclusa. Quest'anno torna, ma torna con una formula nuova,
molto più allegra, molto più business, molto più networking, molto più interessante anche dal punto di vista proprio del contenuto stesso che abbiamo preparato, offerto gentilmente da Fastweb, che è un'altra società che quest'anno debutta a Lucca. Siamo molto felici di tanti debutti quest'anno in questa 21esima edizione, che è il Fed Beer Fest. Ci sarà l'occasione per bere buonissima, ve lo posso garantire, la migliore birra artigianale che sicuramente, non dico in Italia, ma sicuramente in Toscana, che è prodotta proprio a Lucca e che grazie ad amici siamo riusciti ad avere. Ci saranno sorprese proprio in considerazione di quel networking anche da parte delle aziende, quindi vi consiglio di registrarvi, di partecipare, di poter approfittare di questi 2 giorni che saranno 2 giorni veramente intensi. L'ultima notizia, anzi la penultima, riguarda gli speaker, saranno 60-61, quindi è un nuovo record. L'ultima definitiva riguarda il Fed Awards. Si sono concluse il 19 le votazioni, abbiamo ricevuto oltre 2500 voti utili, perché le visite sono state molto di più. In 3 categorie praticamente c'è stata una lotta devastante, ma molto interessante per quello che ovviamente è stato il tema definitivo del Fed Awards, e quindi scoprirete i 6 vincitori durante la serata di gala. Ci saranno grandissimi ospiti a partire da, ve lo anticipo, Roberto Dini di Sisvel, che darà il premio all'innovazione, ma perché noi vogliamo celebrare un grande personaggio a livello non europeo, mondiale, come Roberto Dini. Ci sarà Francesca Bellotto di Lucca Crea, che è l'organizzatrice di Lucca Comics and Games, e tanti altri ospiti. Vi possiamo assicurare che ogni giorno che abbiamo riesce a dare ovviamente vitalità e energia all'evento.